Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo della configurazione di Duo con il firewall Palo Alto e alcune altre importantissime tips durante la configurazione di Duo e l'integrazione con Palo Alto e alcuni problemi che ho incontrato nella configurazione. Prima di continuare voglio ringraziare Alessandro, che fa parte del gruppo di Telegram, per avermi suggerito la creazione di questo laboratorio che mi ha fatto incontrare diversi problemi che adesso vi farò vedere come risolverli. Il video si struttura in questo modo qui. Prima faremo un login dentro al portale di Duo, che la configurazione chiaramente al portale è già stata fatta, come è già stata fatta, tutta la configurazione degli utenti, dell'Active Directory, eccetera, eccetera, ma vi farò vedere comunque, perché ve lo spiegherò, in un modo veramente semplicissimo, che è impossibile, se lo seguite, che non vi funzioni. Quindi adesso vediamo. Quindi una volta che vi siete registrati al portale, che è veramente semplice, serve l'email aziendale, però è semplicissimo, insomma, devi mettere la tua email, poi ricevi il codice, scarichi l'app sul cellulare, fai la scansione del QR, e via. Quindi info at crazycyberspace.club, invio e la password. Ora ti faccio vedere, prima di cliccare OK, perché altrimenti ce lo perdiamo, il cellulare. Quindi faccio login. Io sul telefono riceverò, appunto, vedi la notifica qua che mi dice se io mi voglio appunto fare login, se sono io. Tu non vedi niente perché il cellulare lo nasconde, ma c'è, eccolo qua, vedi, mi chiede di inserire il codice che è 036, verifica, approvato, entrato. Allora, questo è il portale di Duo, che ora lo troverai nello stesso modo. Qui c'è da fare, un paio di cosette, tra cui appunto la configurazione per quanto riguarda in questo caso Palo Alto, che lo useremo con Global Protect, e gli utenti, quindi l'Active Directory. Allora, per prima cosa, application. Andiamo su applications, selezioniamo, ora qui ne vedi una sola, ma se non la trovi poi dentro le applicazioni, qui c'è, vedi, a destra c'è Protect Application, te clicchi e lui ti dà tutta una lista di applicazioni che puoi proteggere. Scrivi Palo Alto e qui vedrai Palo Alto Global Protect, 2FA, with SSO, che non è il nostro caso, Prisma oppure Palo Alto SSL VPN, che è quello che ci interessa. Quindi torniamo su Application e troveremo appunto Palo Alto SSL VPN. Clicchiamoci sopra e ci darà alcuni dati che noi dobbiamo salvare, che io ho già salvato qui su un file del Notepad, che è questo, il primo Palo Alto SSL. Ho salvato tutto quello che mi serve. Poi, una volta fatto questo, andiamo su Users, e qui vedrai, qui ci sono già 2 utenti perché io sono già collegato all'Active Directory del mio server, ma, nel caso tuo non ci troverai niente. Quindi cliccando in alto, External Directory, aspetta che mi sposto, External Directories, qui ora lui dirà che è già collegato, quindi non te invece dirà che non sei collegato ovviamente. Clicca su Directory Connections e qui avrai questa che è quella di default, AD Sync Connection. Clicchiamo ancora una volta e vedrai che abbiamo le stesse cose, integration, key, eccetera, eccetera, che io ho messo qua. Eccole qua, perché queste ci serviranno per configurare il server Duo. Poi devi scaricare, no, scusate, poi una volta che hai preso queste devi mettere qui l'indirizzo IP del tuo server LDAP con, appunto il mio caso è 80.100 porta 389 perché è quella senza, SSL. Poi, ehm, base distinguish name DC crazynet, virgola, DC uguale local, il resto lo lasci tutto di default. Poi devi scaricare il tuo proxy server, l'applicazione, che è molto semplice anche in questo caso. Vai su application,
e ti appare, come abbiamo visto prima, Palo Alto SSL VPN. Clicchi sopra, in alto qua vedrai Palo Alto Documentation. Ci clicchi e ti si apre una pagina. Scorri verso il basso e troverai appunto Windows, dove potrai scaricare il client da questo link oppure il silent install, basta seguire le istruzioni. Ora, fatto questo, vediamo come si configura il server Duo Proxy, perché molti utenti, compreso me e anche Alessandro, ci siamo trovati davanti a un problema che è il server radius timeout, dove peraltro ho cercato su internet chiaramente se qualcuno avesse lo stesso problema, come risolvere il problema e a quanto pare un sacco di gente ha questo problema. Vediamo come si risolve. Allora, questa è l'applicazione del Duo Proxy, che ti appare così, praticamente. Allora, ID client, questo è l'indirizzo IP del mio server LDAP e poi service account username, in questo caso è administrator, ma ti consiglio vivamente di creare un utente apposta che possa leggere Active Directory e che sia solo quello, non chiaramente administrator, ma per lo scopo del video andava bene. Poi la password, il search distinguish name DC uguale crazynet, virgola DC uguale local per l'Active Directory e qui arriviamo invece alla parte un po' più, come dire, bella, il server radius. Allora, il gli appunti che ho preso, che eccoli qui, vedi IK, integration key è la stessa, password, il stesso codice che avevo già preso all'inizio, secret key è la password che avevo già copiato da dentro il portale Duo e poi l'API ed eccola qua. E li metti tutti qui così. Poi la porta di default è 1812. Se tu usassi Duo Proxy dentro lo stesso server di LDAP, la devi cambiare la porta perché altrimenti ti va in conflitto con il server Radius che vediamo dopo. E il server Radius intendo quello di Windows. Poi scendiamo in basso, se non ce l'hai lo devi aggiungere te, tra le parentesi qui cloud, e inserirai integration key, come vedi qui, insomma, questi tre dati che sono gli stessi che abbiamo copiato, che è quello che ci permetterà poi di collegarci con la nostra Active Directory al server di Duo. In basso, inoltre, ci dovresti avere questi parametri che non sono in uso, però le istruzioni dice che vanno messi, quindi io l'ho messi, però qui sono con il comma e quindi non dovrebbe leggerli. E questo è per quanto riguarda la connessione con Duo. Una volta che l'hai fatta e fai clic su validate, se ti dice che non ci sono problemi, allora tu potrai salvarla e restartare e una volta salvata potrai riavviare il servizio, che va riavviato, altrimenti poi vedi che non si collega. Okay, una volta fatto questo, noi andiamo questo lo posso chiudere. Noi andiamo qui sempre su users, andiamo in alto su external directories, poi, dove mi sposto? Mi sposto qua. E poi su, directory connections, clicchiamo ancora a desynchronization e qui t'apparirà connected, oppure ti potrà dire che è collegato con il radius ma non con l'Active Directory o viceversa. E quindi, questi sono errori da correggere. Però una volta che ti sei collegato, basta qui torniamo indietro, clicca su Directory Sync. Qui t'apparirà verde come nel mio caso, add sync e qui ti darà la possibilità di scegliere i gruppi della tua Active Directory. In questo caso il mio è 2FA, che è quello che useremo, domain users e users, ma ne puoi avere anche più di uno, come nel mio caso, oppure diversi, insomma il nome è irrilevante. Una volta fatto questo, che ti sei collegato, diciamo che sei a metà dell'opera. Ora, il problema del server Radius Timeout. Ci sono diversi video, soprattutto un video di un altro creator, che lui dice configura la parte del radius qua, la configura con l'IP del Global Protect.
Quindi che succede? Ti faccio vedere perché questa parte è molto importante e spero di poterla spiegare, in modo migliore che posso perché è veramente, veramente importante, perché se no ti dà un problema. Allora, nel video lui dice che il server radius che di Duo, che è questo, deve puntare a questa interfaccia qui, che è l'interfaccia mia del Global Protect. Beh, io l'ho fatto e non funziona. In realtà deve puntare all'interfaccia del gateway, cioè nel mio caso questa, del gateway della mia rete. E infatti funziona così. Perché, peraltro poi, tanto per completezza di questa informazione, ti faccio vedere un'altra cosa. La cosa che ti faccio vedere è questa. Allora, questo è la documentazione, la foto di Duo del percorso che l'autenticazione segue. Quindi l'utente si collega al firewall, il firewall invia una richiesta al Duo proxy che la invia al server Radius, che in questo caso è il Windows Server, nel mio caso. Il server Radius la inoltra un'altra volta al Duo Security Cloud, la inoltra al Duo Security Portal. Il Security Portal gli dice: "Tutto okay, è un utente riconosciuto", e lo dice al Duo Proxy. Il Duo Proxy la rinvia al firewall che dice: "Ah, okay, questo è abilitato", allora inviamogli la notifica sul cellulare e tu con consenti o nega chiaramente hai l'accesso oppure no. Ecco, questo è il percorso, ecco perché ho detto che deve puntare pro alla ecco perché ho detto che deve puntare al gateway del firewall e non all'interfaccia del Global Protect. Okay, una volta fatto questo, che ci siamo, collegati con il nostro server Active Directory, c'è un altro video che io ho già fatto in merito alla configurazione delle DAP con il firewall Palo Alto, ma comunque andiamo a rivederla. Allora, su Device, clicchiamo in basso qui LDAP. Ancora in basso, se non ce l'hai già chiaramente, clicca Add e t'apparirà una finestrella così. Il nome, in questo caso è LDAP server, nome del server LDAP, IP del server e la porta. Poi tipo Active Directory, distinguish name, DC CrazyNet, DC local, bind distinguish name administrator at crazynet.local. Come ho già detto prima, dovresti avere un utente apposta per poter leggere su Active Directory. Io per scopo del video ho usato administrator, ma non è la procedura corretta. Poi metti la password e lui si collega. Per vedere se veramente sei collegato, ti consiglio di cliccare qui sul Base Distinguish Name e lui ci pensa un po' e ti farà apparire in maiuscolo DC, CrazyNet, Local, eccetera. E questo è fatto. Poi dobbiamo configurare User Identification. User Identification è quello che ci permetterà poi di poter usare appunto gli utenti che ci servono per le nostre policy. Quindi vai qui su User Mapping, clicca sull'ingranaggio. Allora, qui su username inserisci il username, nel mio caso è administrator, quindi crazynet \administrator, domains DNS name crazynet.local e la password. Server monitor enable security log, questo serve in sostanza per far inviare i log di accesso dal Palo Alto al Windows Server. Poi cache 45 minuti prima del timeout dell'utente, se non fosse valido chiaramente, e basta, tutto qua. Poi, una volta che lui si è collegato e non abbiamo problemi di comunicazione con l'Active Directory, che ci potrebbero essere, e ti faccio vedere una delle cause, dovresti inserire cliccando con Discover qui, se vuoi, oppure manualmente con Add, perché io l'ho fatto sia con il Discover che con manualmente proprio per farti vedere. Questo è fatto manualmente, clicchi su Add, ti appare una finestrella così, tu scrivi il nome che preferisci, io ho scritto Monitor. Enable Microsoft Active Directory, WMI,
e indirizzo IP del server. Clicchi OK e lui ti dirà connected, oppure via Discover lui avrà fatto la stessa cosa, solo che lui ha messo, nome del hostname.crazynet.local. Poi una volta che ti dice connected siamo a posto. Questo l'abbiamo fatto. Poi group mapping settings, in basso clicca add e crea un gruppo che t'apparirà una finestra così. Quindi server profile è il DApp server, che è quello che abbiamo creato all'inizio, e il resto rimane tutto di default. User group attributes rimane tutto di default. Group include list. Qui t'appare appunto il dominio di CrazyNet. Cliccandoci sopra, qui ti appaiono tutte le unità organizzative, con relativi gruppi dentro degli utenti, quindi quella che ti serve a te. E io ho scelto su CrazyNet Users, ho un gruppo, 2 FA, che è quello che andremo a utilizzare per l'autentificazione, e poi ho selezionato anche Domain Users per altri scopi. Ma comunque, basta cliccare qui sul gruppo, premi più e lui te la aggiunge. Finito. Poi, fatto questo, siamo a posto, diciamo. Adesso dobbiamo configurare il Global Protect. C'è un altro video dove faccio vedere tutta la configurazione del Global Protect, quindi in questo video ti faccio vedere solo la parte relativa al Duo. Adesso che abbiamo configurato le tappe dobbiamo passare al Radius. Allora, clicchiamo qua in basso, Radius, come vedi io ne ho 2 perché uno che lo uso per l'autenticazione, per gli switch per esempio, per fare il login dentro gli switch o, per fare il login dentro al firewall, eccetera, eccetera. E poi ne ho fatto un altro che è quello di Duo. Bene, clicco su Duo. Chiaramente se lo devi creare in basso clicca su Add e ti apparirà una finestra a questo modo qua. Lo chiamiamo Duo, Radius o il nome che preferisci. Poi Duo il nome, Radius Server che è questo è l'indirizzo del proxy di Duo e la secret key che in questo caso è 1, 2, 3, 4, 5, 6 che gli avevo già dato. Authentication Protocol PAP e basta e clicchi OK. Poi, una volta fatto questo, dobbiamo creare l'authentication profile. Authentication profile lo troviamo qui, cliccando su Authentication Profile, Duo. Allora, type radius, server Duo Radius, che è quello che abbiamo creato. User domain CrazyNet. Bene, questo è il problema che ha Alessandro. Alessandro, come altri utenti, dice: "Sì, okay, io ho configurato tutto, sembra che funziona tutto, però io quando creo una policy user based, vedo solo l'username e non il dominio, quindi non funziona niente." È vero. Perché? Perché questo, mettendolo qui, lui ti creerà il dominio /user input, quindi il nome utente. Poi clicchiamo su Advanced, qui ci troviamo tutti, qui dipende da te, insomma, quanto lo vuoi segregare, perché qui puoi mettere, se vuoi, solamente, per esempio, 2 FA. Quindi solo chi fa parte di questo gruppo si potrà autentificare, ma io già specificato dentro Global Protect e sul portale di Duo. Quindi questo, bah, può anche, lasciare il tempo che trova perché, magari nel futuro puoi avere, necessità che altri utenti di altri domini o di altri gruppi siano abilitati alla connessione, quindi secondo me è più, conveniente poter gestire tutto da un unico punto senza andare a fare troppe ripetizioni, ma questo dipende sempre dalla tua, configurazione. Una volta che hai fatto questo e abbiamo configurato tutto, ci manca infine la configurazione del radius dentro Windows che andiamo a vedere. Ci siamo quasi, alla fine. Questo è Windows dove ho, Active Directory e il servizio NPS, caps locks on perché non si sa, però, dice così e io ci credo. Allora, Active Directory, user. Tanto ti faccio vedere il gruppo che faccio vedere tanto per fartelo vedere, perché in realtà è già presente, insomma. Active Directory user e computer. Bene, io ho
scusate che non è molto veloce perché, insomma, questo laboratorio prende la bellezza 40 giga. Qui ho di RAM chiaramente, qui ho un gruppo 2FA che all'interno ci sono 2 utenti, user e Valerio. Allora, serving radius. Come parlavo anche con Alessandro e è un consiglio io che vi do in generale, è bene creare più di un client radius, perché ogni client radius può avere una funzione diversa. Per esempio, switch one in questo, specifico caso serve per fare l'autenticazione allo switch, quando fai il login. Poi avevo questo, che ora non c'è più, che era per fare l'autenticazione solo ai firewall e ora poi è stato sostituito con quest'altro, client che è per fare l'autenticazione con il mio nome utente e password dentro il firewall. E infine abbiamo Duo. Bene, quando crei il server il client Duo, nome, friendly name Duo, ma può essere qualsiasi nome preferisci, perché la parte importante è l'indirizzo IP e la secret password, che nel caso mio è 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma l'indirizzo IP e la password devono essere precisi perché è quello che Windows aspetta di ricevere da un client, insomma, Radius. Poi andiamo sul network policy. Network policy, qui ho diverse policy, tutte disabilitate, in questo caso c'è solo duo policy. Vediamo come l'ho configurata. Condition, NAS IP, IPv4 address, il server di Duo Proxy e in questo caso ho specificato il gruppo 2FA. Ancora una volta dipende quanto vuoi segmentare la tua rete e i tuoi accessi, perché questo potrebbe essere anche irrilevante metterlo qui perché è già stato specificato nella policy del Global Protect che ora ci arriveremo. Poi, qui abbiamo Authentication Methods. Io ho selezionato il primo, il secondo e PAP. Il primo e il secondo è usato se hai, per esempio, Active Directory configurato con l'SSL, che non è il mio caso. Io l'ho messo soltanto per fartelo vedere in questo video qua, perché quello che conta per il momento è questo, il PAP. Quindi premi OK e questo lo abbiamo fatto. Adesso Global Protect. Per Global Protect clicchiamo su Network, andiamo su Portal e questo è il mio profilo. Allora, su Authentication, qui abbiamo il mio nome, insomma, Global Protect VPN Users, clicco sul profilo e seleziono Authentication Profile Duo. Poi andiamo su Agent. Qui io ho la configurazione dell'agent, quindi clicco sopra, il nome chiaramente il mio si chiama Crisinet Authentication Agent Portal, ma chiaramente il tuo sarà diverso. Quello che ci interessa a noi è che sia cliccato Generate Cookie for Authentication Override e Accept Cookie for Authentication Override. Cookie lifetime nel mio caso è 5 minuti perché proprio per farti vedere la il pop-up, insomma, la paginina è per farti vedere l'autenticazione con Duo tramite il cellulare, perché sarebbe, un uso normale metterci 8 ore, che è la giornata lavorativa. Poi, configuration selection criteria, user e user group. In questo caso io ho selezionato il gruppo 2FA, che sono gli utenti abilitati a collegarsi con Global Protect. Ecco perché all'inizio, dentro, quando ho fatto vedere la configurazione del radius di Windows, ho detto è, come dire, in più, perché è già specificato qua che solo questi utenti si possano collegare. Poi, un'altra piccola tips qui su app, quando tu fai il login dentro a Windows e hai Global Protect, in molti casi Global Protect tende a collegarsi immediatamente con la VPN e magari questo non è quello che vuoi. Quindi per, come dire, eliminare questo problema, qui su app, connection method e seleziona on demand e praticamente è che l'utente può selezionare manualmente la connessione. Poi una volta fatto questo, tu fai commit e andiamo a fare una prova. Chiaramente nel frattempo devi verificare se i vari step sono collegati, soprattutto quello di Active Directory.
Allora, facciamo una prova, prendiamo il computer, faccio il login, ora ti farò vedere il cellulare perché tanto ho visto come è successo prima, Duo ti oscura lo schermo e quindi non lo posso più fartelo vedere, quindi te lo faccio vedere direttamente da qui. Admin 1, 2, 3. Okay, questo è il piccolo computerino, qui c'ho il mio Global Protect connetti. Ora guardiamo, qui lui mi dovrebbe appunto, vedi, inviare la notifica di Duo che mi dice dov'è? Che mi dice di abilitarlo. Io gli dico: "Okay", lui mi dice: "Approvato" e si collegherà. Poi ti faccio vedere una volta che sei collegato, soprattutto a te Alessandro, perché te avevi questo problema, ricordati, questo problema si elimina mettendo il suffisso crazynet, insomma il nome di dominio sul la configurazione del authentication profile. Una volta che si collega, io ti faccio vedere una cosa. Per esempio, faccio ping 192.168.80.100 che è il server mio delle DApp e il ping parte. Eccolo qui che è partito. Uhm, monitor. Poi ora vi do anche l'ultima tips. E come vedi CrazyNet user, LDAP, vabbè l'autenticazione, tra un pochino dovrebbe apparire che io pingo il server. Quando ora insomma lo sapete, siete anche voi degli amministratori del Palo Alto che ci mette un po' a farlo vedere. Ma comunque lo vedremo. Ora, altra tips, se non ti si collega con l'Active Directory. Un bel problema, vedi ping e questo ci siamo, ma soprattutto la parte importante è questa. Io qui vedo appunto il dominio /user che è il mio username. Ora, vediamo un attimo l'ultima tips, che cercherò di spiegartela in un modo chiaro. Allora, come spiego nel corso per la certificazione Palo Alto qualsiasi richiesta che fa, per esempio il DNS, Radius, LDAP, user ID, eccetera, eccetera, lui la invia sempre dall'interfaccia di management, se non specificato diversamente. Quindi nel mio caso io mando una richiesta, per esempio, questo computer che è quello mio, si collega a un VPN da questa porta. Lui va a contattare il server Radius, ma lo fa attraverso la porta di management, ragazzi. Questo è un problema enorme. Anche gli aggiornamenti di Palo Alto vanno tutti verso la porta di management, perché questo è il suo comportamento di default. Ora, ti faccio vedere. Chiaramente, aspetta, nel mio caso non lo posso fare, però in un'azienda normalmente la porta di management è raggiungibile dall'interno, quindi nel senso, che è una porta collegata qui, allo switch qui. Io sono dovuto passare dal router qua, da questo router, proprio perché, c'ho un solo indirizzo IP e quindi ho dovuto un attimo, come dire, ingannare il sistema. Allora, ti faccio vedere se hai lo stesso problema, come risolverlo. Vai su Device, Setup, Services, Service Root Configuration. Ecco, qui gli si può specificare cosa deve fare. Per esempio, autofocus, CRL status, data service, DDNS, eccetera, eccetera, tutto di default. Vuol dire usa la porta di management. DNS invece usa la porta 180, che è quella del mio server. Poi LDAP, stessa cosa, usa la porta 180. Radius, stessa cosa, e poi infine anche questa UID agent è user ID agent. Se lui me la chiede alla porta di management, vedrai che l'user agent non mi funziona più. Quindi se non ti dovesse funzionare, prendi in considerazione eventualmente questa cosa qui di questa configurazione. Ok, credo di averti Alessandro aver mostrato tutto il necessario per far partire il servizio Duo. Quindi
Alessandro, io ti ringrazio ancora per l'idea di questo video che è stato doveva essere pubblicato prima di oggi, ma, è stato un problema dopo l'altro, sia come risorse, sia con la configurazione. Il problema del reduce timeout e poi dopo user ID, eccetera, eccetera. Quindi è stato per quanto riguarda me, molto interessante e ti ringrazio, appunto di avermi, suggerito la, creazione di questo lab. Ti ringrazio per aver guardato il video fino a qui e al prossimo. Ah sì, se non sei iscritto ovviamente iscriviti al canale, lascia un mi piace, lascia un commento per l'algoritmo e al prossimo.